Dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. Raccolte pietosamente le frasche del cespuglio che imprigionava lo spirito suicida straziato, i due poeti entrano nel terzo girone del settimo cerchio, occupato da una landa sabbiosa e deserta. Qui le anime di coloro che furono violenti contro Dio si radunano a gruppi in 3 diversi atteggiamenti che corrispondono alle loro colpe. Sono sdraiati supini coloro che si opposero direttamente a Dio, bestemmiandolo e sfidandolo. Gli usurai che violentarono la natura e l'arte sono seduti intorno all'orlo del girone. Altri ancora, più numerosi e in continuo movimento, sono i sodomiti che peccarono contro natura. Coloro che sono fermi soffrono maggiormente, a causa della pioggia infuocata che cade lentamente, facendo ardere anche la sabbia. Le loro mani si agitano senza posa, per schermire le falde di fuoco che cadono dall'alto. La pena dei violenti contro Dio trae spunto dai peccatori di Sodoma e Gomorra, sterminati dalla pioggia di fuoco, aggravata anche dalla sabbia rovente. Dante interroga Virgilio a proposito di un'anima gigantesca che non piange miseramente come i suoi compagni e pare non curarsi della pioggia infuocata. Si tratta di Capaneo, che risponde direttamente vantando la sua sfida eterna alla divinità, iniziata in vita quando fu punito dalla folgore di Giove per le sue bestemmie, e che prosegue ora nell'atteggiamento imperturbabile di fronte alle fiamme dell'inferno. Gridò: «Qual io fui vivo, tal son morto». Virgilio reagisce con forza e rimprovera duramente Capaneo, asserendo che la sua peggiore punizione è proprio la sua superbia rabbiosa e impotente. Capaneo, che sfidò gli dei a salvare Tebe da lui assediata, persiste nel suo peccato, come Francesca nell'amore adultero, rendendo la sua colpa, se possibile, ancora più eterna. Virgilio invita poi Dante a seguirlo lungo il limitare del bosco, evitando di calpestare la sabbia rovente, fino al punto in cui esce dalla selva un raccapricciante fiumicello rosso, il Flegetonte. Qui Virgilio istruisce Dante sull'origine dei fiumi infernali, Acheronte, Stige, Flegetonte e Cocito. Sull'isola di Creta si trova l'enorme statua di un vecchio, fatta d'oro, argento, rame e ferro, con un solo piede di terracotta. Dalle sue fessure escono lacrime che, filtrando nel terreno, formano i fiumi infernali. Dante si è ispirato al sogno di Nabucodonosor, narrato nel biblico libro di Daniele, e ai miti pagani dell'età dell'uomo, creando una spiegazione allegorica dei fiumi infernali interamente originale. I due proseguono, calpestando i margini di pietra del Flegetonte, protetti dalla pioggia infernale. I margini fan via che non sonarsi, e sopra loro ogni vapor si spegne.